Buongiorno a tutti, siamo nel mio studio stamane. Volevo rendervi partecipi un pochino di quello che sta succedendo in questi giorni. Vi ricordate che nel video Creazione Libera vi avevo parlato di come in verità siamo un esperimento iniziale. Ci hanno creato come esperimento genetico, hanno modificato il nostro genoma che prima faceva parte di un tutto, così come animali, piante, non minerali, perché i minerali sono essenzialmente delle tecnologie. E da questo tutto ci hanno dato una singolarità, un DNA che aveva la capacità di poter evolvere. L'unica cosa che chi ha creato questo lo ha creato con uno scopo e una finalità. Non so se avete mai sentito parlare dell'oro inteso come vita eterna. Perché l'oro dovrebbe essere vita eterna? Perché l'oro è la massima frequenza dell'amore. Si esprime anche in forma minerale. Perché hanno scelto l'oro e non il platino o qualsiasi altro metallo che può essere anche più prezioso dell'oro, come valore, come rarità qua su questo meraviglioso pianeta? Hanno scelto l'oro proprio per questo, perché rappresenta la frequenza più alta dell'amore. E una frequenza così alta non si può contaminare. Infatti, se ben vi ricordate, gli Egizi, i Maya, tantissime culture, andando indietro nel tempo, si coprivano d'oro, soprattutto dei principali centri energetici. Ecco, vi dico questo perché l'oro, molte teorie parlano di questo, ma come sapete, vi ho già detto, io sono la persona più ignorante che esiste su questo pianeta. E guardo e leggo veramente poco di tutto questo. Quello che ho lo ricevo direttamente perché lo chiedo. E l'oro sì, è una frequenza che determinate civiltà galattiche stellari non possono ricrearsi, perché non hanno questa forma di empatia, non hanno amore. Per fortuna non sono molte quelle che noi conosciamo. Però usano appunto questo pianeta che è ricchissimo di questo minerale per poter loro utilizzarlo per se stessi. Questa frequenza nel corpo ha la possibilità di rigenerarsi, di rigenerare cellularmente il nostro corpo, quindi va ad agire proprio su una vita eterna, se così possiamo definirla. Non voglio incitare con questa una caccia all'oro, perché fortunatamente noi lo produciamo da soli. Il nostro DNA e la maggior parte delle famiglie animiche da cui deriviamo sono civiltà meravigliose, molto empatiche, come le Pleiadi, come Sirio, come gli Ariani, come i Venusiani, come i nostri meravigliosi mappatori. E noi lo produciamo autonomamente. Man mano che andiamo avanti con l'evoluzione e riusciamo a sganciarci di tutto quello che la società ci ha voluto imporre per tenerci schiavi e per tenerci succubi di un Dio che non esiste, di un Dio falso, di un Dio di base rettiliana che veniva chiamato e viene chiamato con il nome di Yahweh, e un Dio che, come appunto questa civiltà, che è quella rettile, vorrebbe tenere succube molte altre civiltà, proprio per prendere da loro oro, quello che non hanno, quello che loro non possono crearsi autonomamente. Ecco che al vertice della nostra società abbiamo moltissimi esponenti, sia rettiliani che Anunnaki, che hanno costruito insieme alla Chiesa, insieme alle case farmaceutiche, insieme alla società, insieme all'idea della famiglia, una rete così densa
che da centinaia di anni sta depotenziando l'essere umano, facendolo cercare fuori da sé, facendolo pregare fuori di sé quello che in verità avete tutti dentro di voi. Voi dentro di voi avete un mondo, solo che non sapete più come arrivarci. Siete figli di una, siete figli di questa terra non si chiama terra, si chiama una. E piano piano lascerete il vostro vero DNA animico con cui siete stati creati e finalmente apparterremo alla nostra terra, alla una. E sarete Unaim, come i Pleiadiani stanno alle Pleiadi e i Siriani stanno a Sirio, queste due meravigliose civiltà che tanto ci hanno aiutato in questo momento. Vi ricordo che però ancora su di noi c'è un'oscurità che si sta accanendo, cercando di creare paura. Ora, non nomino neanche quello che stanno cercando di passare i media in questo momento, ma voi già lo sapete, ma non è quello che mi preoccupa, perché questa è una cosa totalmente falsa che vi farà correre a vaccinarvi appena troveranno l'antidoto per questa falsità. E dentro questo vaccino ci saranno sostanze che inibiranno la vostra pineale, così che non potrete evolvere ancora di più. Quindi è proprio una lotta all'involuzione. Voi vi state evolvendo, non riescono a fermare questa evoluzione e in tutti i modi cercano di seminare panico, paura o di bloccare il vostro sistema, perché il vostro sistema si può bloccare con i metalli pesanti che si vanno ad accumulare nella ghiandola pineale. Quindi quello che io sto cercando di dirvi è che al di là di questa falsa messa in scena del coronavirus c'è ben di più dietro. Stanno togliendo l'attenzione da quello che sta succedendo a livello sottile. Molti di voi non hanno ancora la percezione per poterlo sentire. Io ieri per esempio invece non sono stata molto bene, proprio per questo motivo non capivo cosa avevo e ho trovato un avvelenamento che è nell'aria, mi dicono che sarà nell'aria ancora per un paio di giorni e questo avvelenamento va proprio ad inibire la vostra ghiandola pineale, va ad addormentarvi, ad assopirvi, vi sentirete stanchi, veramente rincoglioniti in questi giorni. Quello che vi consiglio, molti di voi in questo momento e in questi 2 giorni si stanno trasformando in Unaim, quindi stanno lasciando la loro base animica, la loro famiglia di origine, che poteva essere Pleiadi, Sirio, anche rettiliani, per l'amor del cielo, e tantissimi allievi di origine rettiliana che sono favolosi, sono splendidi, anche Anunnaki, ovviamente il nostro DNA non identifica chi siamo, ma solo da dove proveniamo. E in questi giorni le forze celesti e i grandi saggi stanno trasformando nuovamente questo DNA, stavolta ovviamente in modo definitivo, perché molti, non tutti, molti si stanno riappropriando finalmente per la prima volta della loro terra intesa come madre, che è stata depotenziata, è stata svalutata proprio per questo suo enorme grande potenziale, che è quello di nutrire, è quello di trasformare, tramutare ogni vostra negatività in oro, in amore. Se voi vi collegate alla terra, sia a livello psicologico che fisico, troverete dei post anche nella mia pagina Facebook di Radiestesia Evolutiva Medicina della Nuova Era. Sarete in grado di trasformare autonomamente ogni vostra negatività, sia psicologica che fisica, in amore, e quest'amore è quello che rigenera le vostre cellule, che rigenera il vostro pensiero, che vi nutre, che vi arricchisce di sali minerali, e in unione alla creazione, al sole, che al padre, che invece a livello proprio metabolico, energetico intendo, vi ricarica di tutte le vitamine che vi servono, illumina i vostri centri energetici e il vostro percorso, finché sarete su questo pianeta, e mi auguro il maggior tempo possibile, avrete questa madre e questo padre. Molti raffigurano il sole come padre, sono d'accordo,
e rappresentano la luna come il femminile. Non sono d'accordo. La luna non è proprio come l'abbiamo sempre vista, è qualcos'altro. La vera figura del femminile è la terra, non è la luna. È dalla terra che voi vi nutrite, è dalla terra che voi prendete, è alla terra che voi tornerete, è dalla terra che voi siete composti, che noi siamo composti. Quindi quello che io consiglio in questi giorni per togliere questa tossicità che c'è nell'aria, che la potete visualizzare chiudendo gli occhi, sembra un pulviscolo viola, e in classe sapete benissimo, mi riferisco ai miei ex allievi, quando studiamo le fiamme, quando studiamo le varie frequenze dei colori, che il viola non appartiene prettamente a questo sistema, quindi questo inganno non è stato creato dall'essere umano, ma da queste altre civiltà, con l'ausilio di altre creature, che vanno a lavorare. Quando noi troviamo il viola sapete che è un inganno su una sfera che rappresenta di più come frequenza il magico, quello che non è prettamente parte del nostro sistema Terra. E vi stavo dicendo, potete immaginare il vostro campo toroidale come un enorme uovo, un uovo trasparente. Potete sdraiare a letto, mettervi anche in posizione fetale. Immaginate che da questo uovo trasparente scendano delle radici appunto trasparenti che entrano nella terra, canalizzate. Immaginate che il sole sta permeando ogni vostro corpo, che la creazione con la sua luce bianca sta permeando ogni parte di questo uovo che è il vostro campo aurico, da cui partono queste radici che bucano la terra, arrivano piano piano alla terra. E fermatevi, ascoltate e visualizzate che colori prende il vostro campo aurico. Può prendere dei colori marrone scuro, rosso, viola, tutti i colori che vanno ad identificare delle impurità. Piano piano chiedete alla terra, che vi riconoscerà come suoi figli, di portare al suo interno tutte queste sostanze, queste tossicità, questi veleni che sono in giro in questi giorni. Fateli transitare, fate sì che la terra li trasmuti. Piano piano potete starci un'ora anche a fare questo processo. Quando rivedete che il vostro campo aurico è tornato trasparente, improvvisamente, come sorpresa, vedrete che dalle radici, invece di scendere, salirà oro. Questo è l'oro di cui la terra vi sta nutrendo, è la vostra rigenerazione cellulare. Riempite d'oro il vostro campo aurico e lasciatelo illuminare dalla creazione. Questo è il mio consiglio di questi giorni. Sono molto impegnata perché ho tralasciato tantissime consulenze, mi scuso con chi non sono riuscita a vedere in questi giorni, ma quando ci sono queste trasformazioni importanti anche a livello radiestesico è un po' tutto sballato, quindi non riusciamo a fare delle consulenze bene e tra qualche giorno passerà tutto questo, come capita a volte, ma è un periodo storico per noi molto molto bello. Io do il benvenuto a tutti i nuovi Unaim che tra ieri e ieri l'altro si sono evoluti grazie alle frequenze delle sfere celesti. Sono come dei saggi molto alti che hanno un campo aurico blu elettrico e scendono proprio per queste trasformazioni spirituali, trasformazioni di frequenza. Ringrazio le Pleiadi che ci stanno sempre vicino, ringrazio Sirio e do il benvenuto appunto a tutti gli abitanti di Huna. Ricordatevi della vostra madre, ricordatevi che siete figli di questa terra e come tale da lì prendete e da lì tornerete. Buon viaggio a tutti e buona giornata. Ciao!